Buonasera amici nerazzurri, l'Inter torna a vincere davanti ai suoi tifosi, erano in 65.000 ieri a San Siro e noi siamo qui per commentare la prestazione della squadra di Luciano Spalletti che inizia una settimana davvero importante con il doppio impegno, il ritorno con l'Eintracht e poi il derby domenica prossima. Lo facciamo come sempre in compagnia di Massimo Paganini. Buonasera. Ciao Federica, buonasera a tutti, ciao Alberto. E Alberto Santi, buonasera anche a te Alberto. Ciao Federica, ciao Massimo, buonasera, ben ritrovati. Max, quali sono i 4 spunti di oggi? Beh, sono i focus su due giocatori, João Mario e Asamoah, che hanno cambiato diverse posizioni all'interno della stessa partita, quindi la duttilità di Asamoah perché ha cambiato addirittura 3 ruoli nella stessa partita e solitamente si tende a cambiare il ruolo per linee verticali, no? Cercando di spostare il giocatore. Lui proprio l'ha cambiati perché ha fatto l'esterno alto, poi l'interno di centrocampo e alla fine addirittura il terzo difensore. Per quanto riguarda João Mario, anche lui ha cambiato 2 ruoli, era al rientro dopo un po' che non giocava dal primo minuto, quindi a mio modo di vedere ha fatto comunque una buona partita, non eccelsa ma una buona partita, e anche lui ha cambiato 2 ruoli. Il cambio di modulo, perché effettivamente è stato proprio netto il cambio di modulo tra il primo e il secondo tempo, dovuto anche agli infortuni, però d'altra parte come ho detto doveva fare di necessità virtù il mister e ha deciso di adottare un sistema speculare che poi l'ha portato alla vittoria. E l'ultimo, la linea di confine, perché le prossime 2 partite sono veramente determinanti per questa stagione. Non cambiano nulla fino a maggio, però in questo momento della stagione prese singolarmente sono 2 partite veramente importanti. Partiamo dal primo, Max, la duttilità di Asamoah. La duttilità, l'ho detto adesso, ha cambiato 3 ruoli e 3 ruoli molto importanti. Qui vediamo il primo, lui ha fatto l'esterno alto nel primo tempo, qui riceve palla, bravissimo perché riceve palla, guarda la porta avversaria e sa già che ci sarà la sovrapposizione di Dalbert, e qui questa palla poi va addirittura a João Mario che conclude alto, ma lì molto bene, lui è venuto incontro, si è mosso tra le linee per ricevere questa palla e metterla poi in profondità. Qui invece verso la fine del primo tempo lui si ritrova addirittura a fare il mediano davanti alla difesa, perché per l'uscita di Brozovic lui si ritrova a fare il mediano ed è qui è molto bravo a ricevere il pallone, ad interrompere un'azione, a prendere la palla, ad impostarla da dietro e a subire il fallo. Qui invece nella fase del secondo tempo, dove è stato spostato difensore centrale, qui è molto bravo, vediamo la linea 3, quindi con i 2 centrali sull'attaccante avversario, lui riceve il pallone, imposta l'azione che poi porterà al gol di Politano all'interno dell'area di rigore, quindi di nuovo cambiata la posizione all'interno della stessa partita, e ripeto non è facile, ci vuole un giocatore che dal punto di vista mentale dà una grandissima disponibilità e lui ha ricoperto benissimo tutti e 3 i ruoli. Rientro di João Mario, secondo spunto. Sì, lui è rientrato, ha fatto 2 ruoli anche lui nella stessa partita, quindi duttilità e capacità di riuscire ad interpretare i vari ruoli. Nel primo tempo ha giocato praticamente quasi da play alto, qui vediamo da trequartista, no? Nel 4-2-3-1, qui riceve tra le linee, molto bravo a girarsi perché lui è dotato di una grandissima capacità dal punto di vista tecnico di gestione della palla, e qui fa un controllo orientato, va verso la porta avversaria che procura la punizione, ed è molto bravo a procurarsela in questo caso. Nel secondo tempo invece è stato abbassato, e qui vediamo la capacità di andare a recuperare comunque il pallone, perché anche questo tipo di capacità la sta migliorando molto, di andare a recuperare il pallone per poi impostare il gioco. Lui nelle 2 fasi, soprattutto diciamo così da interno di centrocampo, a me piace molto, lui da mezzala è molto più bravo perché ha delle grandi capacità dal punto di vista tecnico, manca forse nella fase conclusiva e realizzativa, lo abbiamo visto prima, perché mancano i suoi gol anche all'Inter, come dicevi prima, lo sottolineavamo, i gol dei centrocampisti sono determinanti nell'arco di una stagione perché te ne devono portare almeno 12-15 in 3 o 4 giocatori, no? E quindi mancano i suoi gol, pur avendo delle occasioni non sempre riesce a sfruttarle. Continuiamo con gli spunti, il cambio di modulo. Sì, è stato netto, no? Dal 4-2-3-1 iniziale, con la rotazione dei 3 centrocampisti, qui c'erano 3 centrocampisti con Brozovic che fungeva da play e con, se vogliamo, Gagliardini che stava un po' più alto e João Mario che faceva il trequartista. Qui vediamo, eccolo qui, 4 difensori e i 3 centrocampisti. Come ho detto andavano in rotazione, spesso João Mario si alzava, questo però è il sistema di gioco del primo tempo che poi forzatamente, qui vediamo le 3 punte, poi che 3 punte con Asamoah tra l'altro, esatto. Qui invece nel secondo tempo vediamo i 3 difensori, è entrato Ranocchia che ha fatto il difensore centrale, i 3 difensori più il play davanti alla difesa, si è alternato Gagliardini con João Mario sulla fase iniziale, poi ha deciso di lasciare Gagliardini, Spalletti e di alzare di più João Mario che è più bravo a cucire il gioco, mentre Gagliardini ha dovuto fare da play davanti alla difesa e giustamente, come sottolineava Alberto, non è proprio la sua caratteristica, lui è molto bravo ad inserirsi, a fare da mezzala, è bravo negli inserimenti.
però è un percorso che deve fare, a mio modo di vedere, sarà utile anche a lui, quello di fare il play davanti alla difesa e di costruire gioco, gli servirà sicuramente nel proseguo della carriera. Chiudiamo, Max, con l'ultimo spunto, la linea di confine. Sono due partite importanti, è inutile dirlo, è vero, l'abbiamo detto tante volte, comunque ci sono momenti della stagione dove le partite sono più pesanti di altre, no? Questo è uno di quelli. Hai due partite, la qualificazione in Europa League che ti giochi in casa, in un momento di emergenza, ma dove può venire fuori lo spirito di gruppo come è successo nelle settimane scorse, e quindi quella determinazione, quella convinzione, quella capacità di far pesare anche i colori, perché la storia dell'Inter dice che nelle difficoltà la squadra è in grado di venire fuori, è in grado di superare dei momenti difficili, quindi al di là di tutto lo storico è importante, l'Inter è una squadra che in questa competizione soprattutto è in grado di andare avanti, ed è fondamentale che quando arriva l'Eintracht lo percepisca, non solo dall'esterno ma proprio dalla squadra, dalla forza della squadra che deve andare in campo con un certo tipo di mentalità. E poi il derby, perché è chiaro che in questo momento della stagione il derby può segnare una linea di confine. Loro vengono da un momento ottimo, le ultime 10 partite, 7 vittorie, 3 pareggi, solamente 4 gol subiti, quindi è una squadra che sta bene. Però tutti i derby, me lo cioè, quando giocavo io tra l'altro il divario era enorme delle volte, perché il Milan stava benissimo, partono sempre da 0-0 e quindi va fatto valere logicamente anche in stato di emergenza quella che è la storia e la possibilità, insomma, di vincere la partita. Però ripeto, sono due partite determinanti in questo momento perché possono cambiare proprio lo stato d'animo, lo stato mentale della squadra.